Salve a tutti amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi comincia una nuova serie di video dedicata al mondo delle automobili e delle parti che la compongono. La chiamerò infatti pillole di meccanica. Qui affronteremo vari argomenti per imparare che cosa è un'auto e come funziona. So benissimo che per alcuni di voi questi argomenti a volte sembreranno banali e scontati, ma a volte possiamo imparare molto anche dalle cose più semplici. Poi non tutti sono appassionati o comunque conoscono già il mondo della meccanica e questo è un ottimo modo per imparare a far conoscere a tutti uno degli strumenti più importanti che bene o male utilizziamo praticamente tutti i giorni. Per questo motivo cercherò in questi video di essere breve e chiaro. Non me ne vogliate ovviamente voi fan che mi seguite in complicate manovre di autoriparazione. Qui l'obiettivo è quello di rendere facile la conoscenza meccanica. Voglio quindi cominciare questa nuova serie parlando delle candele. Le candele di accensione sono dei dispositivi elettrici metallici rivestiti di materiali isolanti e avvitati sulla testata del motore. Sono presenti in tutti i motori a scoppio, mentre non si trovano nei motori a diesel. Per funzionare le candele necessitano di una scarica elettrica molto potente, in grado quindi di incendiare il carburante nel momento in cui il pistone lo comprime nel cilindro. Il loro scopo è quello di generare una scintilla per avviare la combustione all'interno dei cilindri e innescare la miscela aria-carburante all'interno del motore. Una curiosità, in lingua inglese le candele vengono chiamate sparking plug. La parola spark infatti indica proprio la scintilla. Direi quindi una denominazione quasi migliore di quella italiana, dove la parola candela fa pensare alla presenza di una fiamma. Questi dispositivi, cioè le candele, presentano due elettrodi dove, quando avviamo il motore, viene fatta scoccare una scintilla la cui potenza può generare un calore di 1000 gradi ed un voltaggio di 30.000 volts. Questo meccanismo provoca un aumento della pressione della miscela incendiata che spinge il pistone con una velocità di 20 metri al secondo. Durante questa fase di espansione si creano una frequenza tale di scintille, dalle 500 alle 1500, in grado di far muovere i pistoni all'interno dei cilindri, facendo camminare così la nostra auto. La scarica elettrica che provoca la scintilla nelle candele proviene da un sensore chiamato pick-up che si trova sullo statore, il magnete del volano. Questi consentono di inviare un impulso quando uno o più pistoni presenti sul veicolo sono pronti a generare lo scoppio. Questo impulso viene trasmesso alla bobina che alza la tensione fino a 50 kV ed in questo modo viene generata la scarica elettrica necessaria all'accensione. Questo lavoro continuo a cui sono sottoposte le candele però tende nel tempo a farle sporcare con delle sostanze di deposito della miscela, dei residui di tipo carbonioso oppure le rende vittime di usura perché gli elettrodi si allontanano troppo. In questi casi capirete bene che la scintilla sarà difficoltosa, o non avviene o il veicolo comunque comincerà ad avere dei problemi. Se una candela infatti non dovesse produrre la scintilla o produrre una debole, non avverrà lo scoppio nella relativa camera di combustione. Quindi, per esempio, in un motore a 4 cilindri, come la nostra Pandina, avremo la situazione classica del motore che va a 3 cilindri, che ovviamente è un motore che gira malissimo. E per quanto riguarda la durata delle candele cambia a seconda del tipo di prodotto utilizzato. In genere si sostituiscono ogni 15-20.000 km nelle auto più vecchie ed ogni 40-60.000 in quelle più nuove. Se volete comunque vi lascio un link qui sotto dove potete vedere come sostituire in modo pratico le candele. In genere i meccanici consigliano di controllare le candele ogni 10.000 km in modo da evitare qualsiasi problema. Fare un check alla vostra auto vi aiuterà ad evitare problemi come rimanere a piedi oppure rompere qualcosa di molto costoso. Quando ad esempio vi accorgete che il motore fatica ad avviarsi, va a sobbalzi, perde dei colpi, vibra in modo strano anche a regime minimo, notate un incremento di consumi a parità di percorrenza o ci sono dei problemi durante l'accelerazione, allora sarebbe il caso di controllare lo stato delle candele ma anche delle bobine e dei cavi candela. Non è detto che le candele debbano essere per forza sostituite, a volte basta semplicemente una pulizia. Smontando le candele, controllandole ed eventualmente carteggiando la zona incrostata intorno agli elettrodi,
possiamo avere degli ottimi risultati. Si può anche controllare la distanza degli elettrodi della candela utilizzando uno spessimetro, un attrezzo di misura che è composto da tante lamine di diverso spessore. Se la distanza che misuriamo con lo spessimetro è troppo vicina, si possono infatti creare dei cortocircuiti. Se invece la distanza tra gli elettrodi è troppo lontana, la scintilla potrebbe far fatica a scoccare oppure scoccare in ritardo. Si va anche a controllare che il contatto in testa, quindi la parte apicale della candela, non sia ossidata e che anche il corpo in ceramica, quella parte bianca che vedete, sia perfettamente intatta e non ci siano delle crepe. In ogni caso, comunque, una corretta manutenzione dell'auto è sempre necessaria per far sì che questa abbia una bella e lunga vita. Quindi per oggi con questo è tutto, mi auguro che questo primo video di questa serie vi piaccia, vi invito a mettere un bel mi piace e ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!